Salve a tutti, avete già visto l'anteprima, quindi vi siete già fatti un'idea, ma vediamo tutto il lavoro dall'inizio. Avanti. Ecco, questi sono tutti i componenti principali per la costruzione del fly cutter. Ne avevo già due, uno per il tornio e uno per la fresatrice, ma questo diventerà molto particolare. Una sola premessa: questo sarà un utensile sperimentale, quindi quello che ne esce lo impariamo alla fine, ma il mio divertimento è quello. Avanti. Ecco, per ora sospendiamo le lavorazioni su questo pezzo e cominciamo a lavorare questo con la fresatrice, perché dobbiamo incastrarlo qui, dobbiamo sagomarlo e iniziamo a fare le lavorazioni. Ecco, adesso che abbiamo ottenuto questo profilo, dobbiamo incastonarlo qua dentro.
Ecco, questo è l'inserto col fuoricentro che abbiamo ottenuto, che va inserito in questa staffetta, così. Dopo qui ci va questo cuscinetto che supporta sia gli sforzi radiali che quelli assiali, e va messo così, però lo inserisco dopo al lavoro ultimato. E ruotando questo perno abbiamo un fuoricentro di 2 mm che dovrebbe essere sufficiente per le nostre regolazioni. Eseguito anche il fissaggio. Ecco, adesso che abbiamo dato la forma a questo inserto, possiamo togliere le viti di fissaggio provvisorie, queste due, che abbiamo usato solo per fare la lavorazione, perché qui adesso dobbiamo inserire 4 rondelle Grover a mo' di molla, micro molla, così, e le inseriamo sotto a questo piastrino d'acciaio, così possiamo ottenere un minimo di flessione da questo inserto. A noi basta 1/10 o 2, più che sufficiente. Ecco, ho inserito le 4 rondelline spaccate con l'apertura dalla parte esterna. Ecco, con martelletto si sente la differenza sotto. Molto bene. Ora, con questa anella d'acciaio, dovrò fargli una fresatura, farla affondare
qui dentro e fissarla qui intorno, che avrà una duplice funzione. La prima è di compensare il peso, quindi di bilanciare tutto l'utensile. E la seconda, molto importante, è quella di proteggere l'entrata dai truccioli indesiderati, perché altrimenti si incastrerebbero tra il cuscinetto e la sua sede e farebbe dei difetti. Ora dobbiamo fare qui una piccola sede di centraggio. Ecco, ho terminato questa anella, gli ho già fatto i 4 fori di fissaggio. Che naturalmente va posizionata qua e deve essere removibile. Che ci vanno le 4 viti. E così abbiamo praticamente un utensile chiuso. Ecco, qui adesso dobbiamo fare la controparte che vada ad adagiarsi perfettamente a questo stantufo della fresatrice e che dall'altra parte con una base che mi comprima questo cuscinetto. Ho già visto che lo spessore ideale è 25 mm per una giusta compressione. Dopo abbiamo un po' di regolazione e naturalmente questo dovrà andare ad aggrapparsi qui tramite un collare da poter stringere. Andiamo a farlo.
Ecco fatta anche la saldatura. Adesso dobbiamo fare un taglio in questo semicerchio e alla fine ora che abbiamo finito di fare tutte le saldature e quindi deformazioni non ce ne sono più, possiamo tornire la parte interna, rifinirla. Avevo lasciato 5 decimi in più. Bene. Ora dobbiamo fare un paio di controlli. Un po' di olietto. Proviamo se entra. Perfetto. Questo sta su anche senza stringerlo. Adesso proviamo l'utensile senza cuscinetto a vedere se tutti questi scalini combaciano e non vanno a urtare. Questo vi ricordo che è il parapolvere che va all'interno di questo labbro qui. Per ora ruota bene. Adesso proviamo a stringerlo. Ottimo. Sì, il parapolvere, il paratruccioli si copre tutto totalmente. Ecco, ora ho inserito il portacuscinetto. Direi che ci siamo come altezza. Adesso la vite, come si vede da qua, è regolata dal puntino di centro, è regolata a metà via. Ora controlliamo se ruota bene, se è libero. Direi che sia perfetto. Ecco, ora che sappiamo che questa slitta per il cuscinetto è all'altezza perfetta, possiamo abbassare una mezza parte per non far lavorare il cuscinetto. Ecco, ho già posizionato il pezzo sulla fresatrice. Adesso che è tutto piazzato bene, dobbiamo creare questa slitta per il cuscinetto a 2 livelli, uno di pressione e uno di rilascio. Toglieremo 2 decimi. Benissimo.
Bene, la slitta è completa. Ho fatto anche il taglio nel frattempo, con la sua vita da poter stringere. E non ci rimane altro che inserire un utensile in questo inserto. Per fare prima troncherò un utensile già fatto che non uso, un pezzettino. Ecco, ho troncato l'utensile, gli ho già creato un perno di incastro e dall'altra parte lo stesso incastro. Ecco, adesso ci basta un punto di saldatura leggero e questo non si muove più. Ed ecco fissato il troncone di utensile. Gli ho passato anche il brunitore, così diventa tutto uguale. Qui naturalmente ci va inserito il suo coltellino. Ora qui ci metto il cuscinetto. Ecco sistemato il cuscinetto. Vi ricordo che questo qui è un fuoricentro, quindi abbiamo 2 mm per poterlo regolare. Questo naturalmente va piazzato qui sotto. Qui ci va il sistema di compressione che è formato da questo piastrino con le sedi per le rondelle Grover. In questo caso ne metto solo 2, poi se servono ne metto anche aggiungo le altre. Ed eccolo lì, l'utensile completo. E non ci rimane che andarlo a provare sulla fresatrice, con la speranza che funzioni tutto bene. Eccoci pronti a piazzare il nostro utensile. Mettiamo prima la parte superiore. Eccolo lì. È già aderente alla perfezione, ma se volessimo essere sicuri al 100%, abbassiamo questo sulla morsa, così siamo certi del perfetto allineamento. Ora inserisco il resto, meglio di qua. Controllo solo se è libero. Molto bene. Da qua sotto si nota bene che qui c'è qualche decimo e quando va a fine della slitta va a 0, scende dallo scalino praticamente. Bene, ora mettiamo su questo ferro è un ferro comune. Scendiamo di 5 decimi.
Avrete notato che qua non lavora. Quindi lavoro solo la parte davanti e quando gira dietro praticamente non tocca questa parte e quindi non inficia sulla lavorazione. Ora faremo una prova con questo metallo che è molto molto duro e vediamo come lavora. Anche qui si è comportato molto molto bene. Ora facciamo un'ultima prova con una profondità maggiore. Asportiamo 1 millimetro. Sfruttiamo questo potente effetto volano. Ecco i pezzi lavorati, molto belli. Questo è metallo molto più duro. E anche l'ultimo pezzettino che metto 8 mm. Chi mi conosce sa benissimo che a me piace sempre creare cose innovative e come tutte le cose nuove sicuramente possono essere migliorate. La base di partenza però è molto importante. Il video termina qui, spero sia stato gradito. Buon fly cutter a tutti e a risentirci per un altro video. Saluti, ciao ciao!